Si può utilizzare l'intelligenza artificiale per fare divulgazione storica e ricostruzione storica? In un video recente, anzi nell'ultimo video sul mio canale di Mattia Caprioli, ho parlato dell'uso dell'intelligenza artificiale per fare ricerca storica. Vi invito ad andare a recuperare questo video, anche per comprendere meglio ciò di cui io e Corrado parleremo qui oggi, ma per sintetizzare in sostanza, l'IA da sola non può e non è in grado di fare la ricerca storica, perché ha degli obiettivi diversi del fare la ricerca. Sostanzialmente, per sintetizzare, l'intelligenza artificiale è soltanto in grado di darvi e creare e generare, quindi anche inventare la risposta più autorevole basata sulla probabilità. Questo è quello che è in grado di fare e quindi causando anche degli enormi problemi. Si può utilizzare, lo facciamo poi anche noi in realtà, ma va fatto con la mentalità e i prompt giusti. Di fatto, per fare un esempio pratico, è molto utile per la ricerca bibliografica, quindi per trovare i titoli, per trovare le fonti che ci servono. Serve per accelerare un poco il lavoro, ma la ricerca da sola non la può fare. Vi lascerò poi il link al mio video nella descrizione, nel commento fissato in alto. Ecco, partendo dalla ricerca storica, che voi sapete già è una delle nostre attività fondamentali anche qui a Res Bellica, perché tutte le nostre ricostruzioni nascono da una ricerca approfondita sulle fonti e sui dati storico-archeologici. Quindi è una parte fondamentale, ma non è destinata questa attività di ricerca esclusivamente alla ricostruzione di materiali, di equipaggiamenti. Noi facciamo, anche se diciamo come attività non principale, facciamo anche un'attività di divulgazione, perché in realtà è un po' quella che è la nostra professionalità principale, cioè la ricerca archeologica storica e la sua popolarizzazione, la sua divulgazione. Quindi lo abbiamo fatto con il blog, lo abbiamo fatto con le pubblicazioni a stampa, abbiamo fatto con pubblicazioni elettroniche, insomma con digitali. Ed è un'attività sulla quale continuiamo ad investire, continuiamo a coltivare, a produrre materiali. Ora, il tema naturalmente dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è chiaramente molto attuale anche e soprattutto per la divulgazione, oltre che per la ricerca. E in questo caso ci siamo posti il tema, appunto. Si può utilizzare l'intelligenza artificiale per fare una divulgazione migliore, più precisa, più attraente, e abbiamo fatto i nostri test. Naturalmente, al di là dei nostri test, ne esistono tanti in corso, si vedono tantissime applicazioni. Vi spoilerò subito un po' la conclusione. La conclusione è molto simile a quella che abbiamo già fatto per quello di cui parlava Mattia, per la ricerca. È un ottimo strumento, ma rimane sempre uno strumento. Così come anche prima dell'intelligenza artificiale c'è divulgazione che è basata su una ricerca seria e documentata, e c'è divulgazione che invece trova molto più comodo usare le scorciatoie, e diciamo che la ricerca è più apparente che reale, e la parte di ricerca diciamo che è secondaria rispetto all'obiettivo di creare attenzione, emozioni, suscitare stupore. Quindi diciamo così sensazione, insomma, è una divulgazione un po' più sensazionalistica. Questo esisteva benissimo anche prima dell'intelligenza artificiale, ma adesso forse in alcuni casi è un pochino più. Per fare un esempio più pratico a quello che stava dicendo Corrado, per capirsi, anche prima di ChatGPT o di Gemini o di qualunque altro strumento di intelligenza artificiale, quanti divulgatori o cosiddetti tali facevano divulgazione, fanno ancora divulgazione, semplicemente scopiazzavano da Wikipedia, a volte peggio, prendendo da siti di dubbia autorevolezza e autorità. Insomma, la ChatGPT o io cito questo perché è quello che uso più spesso, ma sostanzialmente l'uso dell'intelligenza artificiale forse potremmo dire che rivela ancora di più chi è che sa fare ricerca e quindi sa usare certi strumenti e sa fare buona divulgazione, oltre appunto a buona ricerca, e chi no. Prima di continuare vi ricordo che se volete rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella, e se volete vedere delle ricostruzioni molto particolari, dei video decisamente completi sugli equipaggiamenti storici che noi produciamo e divulghiamo, vi invitiamo anche ad abbonarvi al canale. Ecco, e quindi i test che abbiamo fatto si basano al momento su lavori già pubblicati, quindi abbiamo cominciato a porci la domanda: ma
se ad esempio queste cose che abbiamo pubblicato tempo fa, anni fa, delle nostre piccole ricerche, se fossero stati fatti oggi, come avremmo potuto farli? Ad esempio, se qualcuno di voi segue il nostro blog, potrebbe ricordarsi di un blog su tipo di armatura particolare, di un'armatura gladiatoria, ricostruita sulla base di un rilievo di epoca alto imperiale, e questo articolo era accompagnato da una ricostruzione grafica prodotta artigianalmente, insomma manualmente, quindi è un acquerello nello specifico, che cercava di ricostruire in modo sufficientemente realistico quale sarebbe stato l'aspetto di questi gladiatori così come erano raffigurati in questo rilievo lapideo. Ecco, se lo facessimo oggi, abbiamo provato, naturalmente partendo dai nostri dati. Il primo esempio che ci ha proposto l'intelligenza artificiale, ecco, al primo impatto sembra un gran lavoro, perché effettivamente l'effetto è molto realistico. È molto realistico però come si può dire, nell'aspetto generale, ma se andiamo a vedere i dettagli, i contenuti, cioè non la forma, ma il contenuto, vediamo numerosissimi errori. Me ne elenco soltanto alcuni. Il gladiatore a sinistra dovrebbe avere un pettorale che copre soltanto appunto i muscoli pettorali, cioè un mezzo pettorale, mentre qui è diventata un'armatura muscolare completa. Gli elmi li ha raffigurati in bronzo anziché in ferro, quando sappiamo benissimo che nella stele che raffigura questi armamenti si tratta di 2 elmi di tipo gallico imperiale che sono notoriamente praticamente tutti in ferro. Quindi c'è una bassissima probabilità che in questo caso fossero realizzati in bronzo. E tra l'altro una nota per farvi capire anche meglio: qui non abbiamo dato in pasto all'intelligenza artificiale la stele, abbiamo dato in pasto esattamente l'illustrazione che aveva realizzato Corrado, in cui direi che il colore è estremamente indicativo, quindi c'è stato questo primo cioè anche questo errore, diciamo. Esatto, quindi insieme ad altri che adesso non sto ad elencarvi tutti puntualmente, perché altrimenti diventerebbe una cosa prolissa e tra l'altro non centrata sull'obiettivo di questo video. Comunque abbiamo realizzato un tentativo successivo, appunto indicando all'intelligenza che gli elmi dovevano essere in ferro. Ecco, motivatamente è diventata di ferro anche l'armatura e prendendo una forma stravagante. A quel punto siamo arrivati alla terza versione, che si avvicina un po' all'obiettivo che volevamo, ma questa non è stata realizzata dall'intelligenza artificiale, ma dall'intelligenza umana con appositi strumenti. Un banalissimo Photoshop, senza fare pubblicità a nessuna applicazione, però è conosciuta da tutti, e applicando alcune tecniche appunto di fotoritocco siamo riusciti a ottenere perlomeno l'armatura in bronzo e gli elmi in ferro. Ci sarebbero tantissime altre correzioni da fare, però comincia ad avvicinarsi ad un risultato utile, che abbia un aspetto molto attraente, che quindi attiri molto l'attenzione e dia soprattutto un'idea di una cosa reale, ma allo stesso tempo comunichi i contenuti precisi che si volevano comunicare. Sarebbero necessarie moltissime altre correzioni per arrivare a un risultato accettabile, però questo era un esempio. Quindi, insomma, questa prima valutazione ha dato risultati incoraggianti, ma non definitivi. E quindi abbiamo proceduto con ulteriori esperimenti e questa volta abbiamo provato ad applicare questa tecnica a una pubblicazione che qualcuno di voi potrebbe aver visto, che è disponibile sul nostro sito. È una pubblicazione in PDF completamente digitale, dedicata completamente alla ricostruzione dell'aspetto di un console romano durante le guerre puniche. Se foste interessati, lo trovate sul nostro sito nella sezione dedicata a libri e pubblicazioni. Naturalmente è una ricerca originale, questo è proprio uno degli esempi in cui abbiamo fatto ricerca completamente basata sulle nostre competenze, e abbiamo cercato di affrontare un tema che, per quanto possa sembrare abbastanza scontato e ovvio, in realtà si è rivelato un po' un buco, un vuoto di conoscenza, cioè non c'è una esatta conoscenza di come il potere consolare romano si rappresentasse sul campo di battaglia, per motivi che adesso non sto ad elencarvi, appunto perché sono trattati ampiamente proprio nella pubblicazione. Comunque sia,
questa pubblicazione contiene 2 ricostruzioni grafiche di 2 ipotesi, ricostruttive dell'aspetto di un console romano che si presenta come comandante supremo delle forze militari di Roma nel periodo della seconda guerra punica. Questa era la nostra ricostruzione che trovate nella pubblicazione che vi ho citato, e abbiamo cercato di darle un aspetto più moderno e più realistico, utilizzando di nuovo l'intelligenza artificiale. Questo è il risultato, che a prima vista sembra buono, anzi molto buono. Poi in realtà, se andiamo nei dettagli, troviamo delle cose, veramente inaccettabili, a partire dalla cosa più stereotipata e più assurda, che è il console romano in sandali. Sono romani, non gli vuoi mettere i sandali? Esatto. Questo proprio perché, come, diceva Mattia, per la ricerca, l'intelligenza artificiale non vi presenta la cosa vera o verosimile, vi presenta la più probabile. Ma probabile in base a che cosa? La probabilità è un dato statistico, quindi si basa appunto su una valutazione statistica dei dati che ha disponibili. Ma i dati che ha disponibili sono in grandissima parte dati, in questo caso immagini, comuni, divulgative, ma di scarso valore storico-scientifico, cioè non va a consultare i lavori in base alla loro attendibilità storico-scientifica, ma in base a quanto sono diffusi. Quindi a maggior ragione non soltanto appunto immagini comuni o stereotipate, ma ormai dopo così poco tempo una valanga di contenuti che l'IA stessa A generale. ha generato, quindi questo non va affatto a migliorare il risultato in quel senso. Esatto. Quindi anche in questo caso risultato di base dell'intelligenza artificiale su cui poi va messa la mano e l'intelligenza umana. Assolutamente. Per esempio si notano delle cose completamente immotivate, tra cui il fatto che la cresta dell'elmo, che dovrebbe essere sospesa su un supporto che si eleva dalla calotta dell'elmo, invece qui sembra che sia un tutt'uno non ben definito. Sono comparsi, dei piccoli dettagli inspiegabili nell'armatura e vicino all'essa della spada, e poi anche piccoli altri dettagli meno comprensibili, tra cui una cosa tra il mantello e il retro dell'armatura, ma sono piccolezze che però vanno chiaramente ad inficiare i contenuti che si sono voluti trasmettere con un'immagine, che devono rispecchiare esattamente i risultati della ricerca, una ricerca che viene esposta sia testualmente che con l'immagine, ma le 2 cose devono combinare in maniera assolutamente coerente, cosa che con l'elaborazione delle intelligenze artificiali non è più possibile. Non dimentichiamo che appunto anche gli schinieri sono venuti insomma decisamente inaccettabili per l'epoca romana. Esatto, sono completamente irrealistici. Quindi fatto questo passaggio come prima, Corrado, che ha decisamente più pratica, di queste cose, è passato alle modifiche umane, come quella di foto di topo del caso. E questo è il confronto di come del risultato finale all'incirca, perché qualcosina forse si potrebbe ancora lavorarci, ma insomma questo è il risultato. Infatti l'abbiamo tagliato a livello degli schinieri, perché su schinieri e calzature, non abbiamo lavorato, perché sarebbe stato un lavoro molto più oneroso, non impossibile, ma insomma comunque sia che si lavori sui prompt o si lavori direttamente sul fotoritocco, alla fine poi del tempo ne serve comunque parecchio. Questo è il risultato finale. A noi sembra molto interessante, soprattutto perché comunicare un'immagine che alla vista dà subito un'impressione di realtà, aiuta tanto, diciamo così, a immergersi nell'argomento e lo rende più facilmente fruibile anche a chi è interessato e appassionato dell'argomento, ma non è interessato esclusivamente alla parte di ricerca e di divulgazione delle ricerca stessa con i metodi più tradizionali. Quindi avvicina di più all'argomento probabilmente un'immagine del però penso che al momento qualunque immagine generata con intelligenza artificiale, e che è abbastanza evidente che sia generata in questo modo, sconti il pregiudizio appunto che oramai è già insito nella mente di molti fruitori, che comunque se è generato dall'intelligenza artificiale è comunque un prodotto di bassa qualità, sia perché può contenere, anzi quasi sicuramente contiene errori, sia perché dietro non c'è il lavoro di
chiamiamolo così, di un artigiano, insomma, di un artista, di un ricercatore, non c'è il vero valore del talento umano. Quindi ha dei vantaggi da un lato, degli svantaggi dall'altro, sconta sicuramente dei pregiudizi che in parte sono anche motivati e meritati, però insomma la conclusione è che l'intelligenza artificiale di per sé molto raramente offre dei risultati soddisfacenti da sola, e lo vedremo con l'ultimo esempio, però è comunque uno strumento utile che al momento non sappiamo ancora valutare appieno quale sia il suo rapporto costi-benefici, cioè se valga veramente la pena di affidarsi a queste elaborazioni o se per lo scopo comunque di divulgare i contenuti di una ricerca storica non sia il caso di utilizzare semplicemente la ricostruzione grafica manuale umana, così com'è, in cui i contenuti sono certificati, diciamo sono sicuri, e l'aspetto può essere più o meno artistico, un po' più o un po' meno realistico, ma comunque è, diciamo, ad un livello sufficiente a comunicare tutti i contenuti che vanno comunicati. Qui mi permetto, secondo me, perché è una domanda che verrà fatta, quindi mi permetto già subito, o quantomeno un dubbio, che senz'altro molti di voi avranno, cioè perché non andare, visto che siete Rasbellica tra le altre cose, perché non andare direttamente con una ricostruzione dal vivo? Io rimetto un secondo la ricostruzione del console, è perché si tratta di un investimento veramente notevole. Quindi noi quando vi proponiamo delle ricostruzioni spesso si tratta, questo lo possiamo anche dire chiaramente, anzi a volte ve lo diciamo proprio chiaramente nei nostri video, si tratta o di pezzi che abbiamo voluto realizzare magari apposta, ma si tratta veramente di casi piuttosto rari, perché si tratta di investimenti di tempo, di energia, di risorse che sono veramente notevoli. A volte si tratta di equipaggiamenti personali, altre volte si tratta di equipaggiamenti realizzati per i clienti, quindi sono pezzi che abbiamo già realizzato che, possiamo dire anche molto brutalmente, ci sono già stati pagati. Per fare un esempio, qui abbiamo una ricostruzione che sarebbe estremamente onerosa, anche perché parliamo di pezzi che poi non sono argentati. Allora togliamo il condizionale, è una riproduzione che è estremamente costosa perché la stiamo realizzando. In realtà questa ricerca nasce proprio da un progetto che è finalizzato a riprodurla. La stiamo riproducendo e effettivamente, senza stare a fare dei conti, sono comunque migliaia di euro di panoplia. E effettivamente questo, utilizzare delle costruzioni grafiche serve a valorizzare la ricerca senza l'impiego di risorse sproporzionate al risultato. In realtà l'abbiamo fatto, in alcune volte lo abbiamo fatto e lo stiamo tuttora facendo, di costruire degli equipaggiamenti finalizzati esclusivamente a fare divulgazione, cioè a realizzare un video in cui vi raccontiamo com'era l'equipaggiamento di questo o di quest'altra figura storica. Però naturalmente non lo possiamo fare sempre per gli ovvi motivi appunto di impiego di risorse, ma anche per i tempi. Già una ricerca del genere è estremamente onerosa in termini di tempo. Questo sul console delle guerre puniche è una ricerca che naturalmente non in modo continuativo, ma ha richiesto quasi 1 anno di tempo tra la ricerca vera e propria e l'elaborazione della sua forma finale, insomma, per poter essere presentata al pubblico, e se ci aggiungiamo anche la ricostruzione reale, diventerebbe veramente improponibile. Anche perché noi queste ricerche, per iniziativa nostra originale, ma più spesso per motivi legati alla nostra attività, lavorativa, sono molto frequenti. Naturalmente non tutto il lavoro di ricerca viene riversato immediatamente o concretamente poi nella realizzazione di un progetto reale, cioè di un oggetto, di una ricostruzione in scala reale. Quindi, alle volte queste ricerche, questi risultati delle ricerche, cerchiamo di proporli in altri modi e che naturalmente siano un pochino più semplici, un po' più veloci. Per cui stiamo sperimentando anche questo sistema. Ecco, un esempio, l'ultimo esempio che vi facciamo e che lasciamo proprio al vostro giudizio, sperando di avere anche da voi commenti o domande o comunque un vostro parere su come, vedete questo utilizzo, è, un'elaborazione fatta su un'illustrazione di tantissimi anni fa. Questa è stata utilizzata in una rivista, ma veramente nella notte dei tempi. Era dedicato all'Oplita romano, cioè quindi a un guerriero romano all'epoca della battaglia dell'Aia. L'articolo riguardava appunto
la sconfitta romana sull'Aglia, precedente poi al sacco di Roma da parte dei Galli, e questa era la ricostruzione grafica, anche questo è un acquerello, e la sua elaborazione da parte dell'intelligenza artificiale, che al primo tentativo, quindi qui non ci sono successive elaborazioni di fotoritocco, è risultato molto aderente, con un unico errore, diciamo così, che è sul timpano dell'elmo, cioè la parte frontale che dovrebbe essere tutta a rilievo, tutta aggettante, no, rispetto alla calotta, mentre qui viene resa soltanto con un cordone rilevato decorativo, facilmente correggibile, ma in questo caso vi abbiamo presentato il risultato così com'è, perché comunque in questo caso sappiamo anche i motivi del perché in questo caso risulta così al primo tentativo. Comunque questo è, diciamo, un esempio virtuoso, chiamiamolo anche fortunato, è l'unico su almeno una dozzina di esperimenti. Quindi, insomma, però i risultati, se si vuole, possono essere anche di ottimo livello, naturalmente, con alla base un lavoro umano importante, cioè si deve fornire all'intelligenza artificiale dei dati molto precisi, va seguita molto dettagliatamente nella sua elaborazione e quasi inevitabilmente va poi comunque rielaborata manualmente. Su questo oramai abbiamo una casistica sufficiente per dire che è inevitabile che alla fine il lavoro sia comunque generato in maniera mista da intelligenza artificiale e da intelligenza naturale. Il lavoro schietto di intelligenza artificiale non abbiamo ancora visto esempi che siano soddisfacenti. E quindi la conclusione è un ottimo strumento come per la ricerca, però dietro ci deve essere sempre qualcuno che sa esattamente qual è il proprio lavoro. Non può sostituire il lavoro di un illustratore, non può sostituire il lavoro di un ricercatore storico o che altro sia. A voi i commenti, fateci sapere cosa ne pensate, come la vedete e come vorreste applicata questa intelligenza artificiale alla ricerca e alla divulgazione storica.